Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Nella puntata di oggi andiamo a mettere a confronto due pedali, uno economico e uno di fascia invece molto alta, quindi professionale. Bando alle ciance, sigla e andiamo a vedere i pedali. Come sempre, prima di continuare con il video ti chiedo di iscriverti al canale, di attivare la campanella per non perderti gli aggiornamenti, le nuove uscite, trovi tutto nel mio canale. E adesso andiamo a parlare dei pedali. Allora ragazzi, il video di oggi ha uno scopo, voglio cercare di far capire a chi approccia il mondo della batteria, ma anche chi suona la batteria da tempo, un po' le differenze che ci sono tra un pedale di fascia economica e un pedale invece di fascia professionale costoso. Quindi per chi suona la batteria da vari anni, ovviamente molte cose che dirò saranno scontate e ovvie. Però verso la fine del video voglio darvi il mio punto di vista su come la penso sull'approccio e l'acquisto appunto dei pedali. Andiamo. Ok, ci mancano solo i pedali, quindi eccolo qua uno, il secondo, eccolo qua. Bene ragazzi, i pedali che andiamo ad analizzare oggi sono il famosissimo DV9000, usatissimo da tantissimi batteristi, e un pedale di fascia economica che fu il mio primo pedale, mi arrivò insieme alla batteria, io avevo una Mapex M, quindi arrivava insieme a questa batteria. Stiamo parlando di un pedale a catena singola della Mapex. Andiamo a vedere le differenze principali. Partiamo dalla cosa che secondo me è una delle cose più importanti in un pedale, ovvero il tipo di trasmissione. Cosa differenzia un pedale economico da un pedale costoso? Intanto il pedale economico ha quasi sempre la catena singola, vedete? Quindi questa catena ovviamente assicura che il battente e la piastra siano collegati, ma ovviamente essendo una si potrà muovere di più, quindi è meno stabile come tipo di trasmissione. Mentre nei pedali di fascia più alta la catena è doppia, ok? Ci assicura meno gioco, meno movimento, ok? Quindi questa è una delle caratteristiche principali che differenzia i pedali economici dai pedali costosi professionali. E questa cosa qui è una cosa che già a colpo d'occhio ti può far capire se un tipo di pedale è un economico o un professionale. E mi viene in mente il modello della Pearl, dove hanno una serie dove c'è l'Eliminator, che è quello professionale a doppia catena, poi volendo c'è anche a cinghia, quello lì. Poi ne fanno un altro modello di fascia economica con una catena e basta, anche se il design è praticamente uguale. Ma lo fanno un po' tutti, lo fa anche la Tama con lo Speed Cobra. La differenza fondamentale è questa cosa della catena. Altra cosa che cambia tra un pedale di fascia alta e un pedale di fascia bassa è la piastra sotto il pedale. Nei pedali di fascia alta troviamo quasi sempre una piastra, qua adesso voi la vedete piena di scotch, di velcro. Comunque è una piastra solitamente in alluminio o in metallo che serve a tenere molto solido la struttura del pedale. E solitamente i pedali di fascia più bassa hanno questo tipo di meccanica, quindi due braccia che si vanno a incastrare e formano la forma del pedale. Più comodo da trasportare? Forse sì, ma sicuramente più fragile e meno stabile, diciamo così, ok? Altra cosa che rende molto diversi i pedali di fascia alta e i pedali di fascia bassa è la possibilità delle regolazioni. Essenzialmente si può andare a regolare l'inclinazione della piastra e l'inclinazione del battente in maniera separata. Si può andare a regolare la tensione della molla, questo lo trovate anche in tutti i pedali economici, quindi la molla si può sempre regolare. Questa cosa del rapporto tra il battente e la piastra, nei pedali economici è molto difficile trovare un pedale che si possa regolare, diciamo, indipendentemente la piastra dal battente. Quindi questa è una cosa molto importante perché in base al modo in cui suonate, in base al vostro piede, come suona il vostro piede, potreste avere bisogno di regolare queste cose qua. Ok ragazzi, adesso che abbiamo visto un po' le differenze tra i due tipi di pedali, andiamo a vedere invece cosa non dipende dal tipo di pedale. Sicuramente non dipende dal tipo di pedale il battente che si ha. Nulla ci vieta di andare a mettere il tipo di battente che vogliamo su qualsiasi tipo di pedale. Questa può essere una cosa interessante perché se si cerca un suono particolare non dobbiamo cambiare tutto il pedale, basterà cambiare il battente. E qui mi sento un po' Capitan Ovvio. Ma la cosa più importante che volevo trasmettervi oggi con il mio video era l'importanza del vostro piede, quanto incide sul pedale. La cosa più importante secondo me è quanto allenate e come riuscite ad adattare il vostro piede al pedale.
Quindi quello che vi consiglio è iniziare a giocare un po' con le regolazioni, cercare di capire l'inclinazione della piastra, la tensione della molla, ma dopodiché sperimentare sempre di più, se possibile anche con più pedali, magari di un vostro amico, di un vostro parente, però provatene di più, perché sono sempre molto convinto che sia un po' come il concetto della mano. Se hai una buona mano, ti abitui alla bacchetta che usi. Poi ovviamente avrai la tua bacchetta preferita, ma se hai una buona tecnica, sei a cavallo. E penso che sia la stessa cosa con il piede. Bene ragazzi, questo video avrà sicuramente una parte 2 in cui farò vedere un po' come vado a regolare il pedale, sempre in base a quello che suono io, quindi darò delle indicazioni per quello che per me può essere un buon settaggio del pedale. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se i miei video vi piacciono, ci sono ancora molti contenuti in arrivo e ci vediamo al prossimo video.